Benvenuti Alchiliani, oggi con una nuova top, questa volta a tema anime e manga. Quelli che vi presento oggi sono 10 titoli che ho particolarmente a cuore, potremmo dire i miei 10 manga preferiti, per quanto la lista e le posizioni in questo genere di cose potrebbero cambiare già domani. Come al solito, un paio di regole autoimposte. Una sola opera per autore, niente manga incompleti o in corso. Reputo troppo importante avere una visione completa e chiara del racconto per farne un giudizio definitivo, quindi no amici, niente Berserk oggi. Fatte queste piccole ma importanti premesse, partiamo subito. Numero 10. Le montagne della follia, Go Utanabe. Lovecraft è sempre stato importante per me e negli ultimi anni lo è diventato ancora di più, soprattutto dopo aver realizzato i numerosi video a tema che trovate proprio qui su Alkill. Go Utanabe è un mangaka eccezionale che prende i racconti dello scrittore di Providence e li adatta su tavole pulite e raccapriccianti. Insomma, Tanabe non poteva mancare nella mia top personale. L'unica domanda era: con quale opera? Alla fine ho scelto il manga di 4 volumi Le montagne della follia, in cui un gruppo di ricercatori si avventura in remoti ghiacciai ai confini del mondo, trovando orrori dimenticati e tenebre sepolte nel cielo. Perché proprio questo manga tra i numerosi realizzati dall'autore? Potreste pensare ingenuamente che Le montagne della follia sia il mio racconto preferito di Lovecraft e che vederlo adattato mi abbia conquistato, ma sareste fuori strada. La verità è che ho sempre trovato un po' troppo verbosa e didascalica, soprattutto la prima parte del romanzo. Il manga di Tanabe migliora tantissimo questo aspetto e ho voluto premiare questa cosa. Poche volte nella mia vita ho visto adattamenti migliorare tanto un'opera originale. Ammetto però che dopo aver lavorato alle misteriose avventure di Clara White, che trovate sul nostro sito, è stato davvero difficile non mettere la maschera di Innsmouth, ma alla fine, se amate Lovecraft, vorrete sicuramente recuperare tutto il lavoro di questo grande autore. Se volete approfondire, comunque, vi ricordo che abbiamo una serie di video dedicati a Lovecraft e un video sul Tanabe stesso. Numero 9. Fraction, Shintaro Kago. Non ho mai avuto modo di parlare sul canale della mia passione per il genere eroguru, gente mutilata, prospettive psichedeliche, donne martoriate, viscere e così via. E Shintaro Kago possiamo dire sia, a tutti gli effetti, il maggiore esponente del genere. Doveva per forza essere nella mia top personale e non avevo dubbi su quale delle numerose e assurde storie inserire. Mi riferisco ovviamente a Fraction, di cui non posso spiegare i motivi della mia posizione senza fare spoiler importanti. In caso non li vogliate, passate alla prossima. Fraction è un thriller eroguru in cui avviene una serie di particolari omicidi. Per scoprire l'identità dell'assassino non basteranno logica e astuzia da parte del lettore, perché parliamo di un thriller metanarrativo in cui l'autore ci mette nel sacco e inganna con il linguaggio stesso del fumetto. Balloon, inquadrature, onomatopee, eccetera, diventano parte dell'enigma e chiave per risolverlo, dando origine a un'opera unica e geniale. Tuttavia, scegliere un solo manga di Shintaro Kago è stato difficile. Dementia 21, Le 12 sorelle del castello senza fine o La formidabile invasione mongola sarebbero stati titoli validissimi per questa classifica. Se amate lo schifo, dovreste proprio recuperarli tutti. Numero 8. La crociata degli innocenti, Usamaru Furuya. Una cosa che accomuna tutti i membri di Alkill è il trovare la violenza sui bambini davvero divertente, ma non è solo questo a motivare questa posizione. La crociata degli innocenti di Usamaru Furuya è un manga non adatto ai deboli di cuore o anche solo alle persone mentalmente sane. La storia segue il giovane Etienne e i suoi 12 apostoli in un viaggio, un'impresa disperata, la riconquista di Gerusalemme. Etienne è un santo, guidato dalla fede e capace di compiere veri miracoli. Il giovane si circonderà di altri 12 fanciulli in questa impresa disperata, prendendo gli ultimi della società. Furfanti, leprosi, omosessuali e così via saranno al fianco di Etienne in un'impresa che non risparmierà nessuno. Il manga contiene scene di abusi, inganni e violenze di ogni sorta. Il fatto che le vittime siano bambini lo rende soltanto ancora più brutale. Furuya inoltre scava nel concetto di fede e di miracolo, mischiandolo a intrighi politici e all'eterno confronto tra l'innocenza infantile e la malignità degli adulti. Numero 7. Uzumaki, Junji Ito.
Se dovessi dire chi sia il mio mangaka preferito, Junji Ito sarebbe sicuramente tra i nomi papabili. Ho collezionato tutte le sue opere e sceglierne una per questa top è stato davvero difficile. Probabilmente Tomi sarebbe stata la scelta di cuore, ma visto che ho già citato la waifu nella top villain, eccoci a citare quello che è unanimemente riconosciuto come il capolavoro dell'autore, Uzumaki. In una piccola cittadina giapponese dilaga una maledizione antica, la maledizione della spirale. Gli uomini si contorcono, le forme mutano in grovigli eterni, l'umanità svanisce in un orrore cosmico antico quanto l'universo. La spirale di Uzumaki è un'evoluzione moderna e nipponica degli orrori di Lovecraft, ma cosa essa sia davvero rimane un mistero. È una forza aliena? Ha origini arcane? Oppure si tratta di un fenomeno naturale, come un terremoto o uno tsunami? L'orrore presentato in Uzumaki è fisico, psichico, spirituale. La spirale piega ogni cosa in modalità sempre diverse, ed uscire da un destino che sembra già scritto sembra impossibile per i due protagonisti. Numero 6. Alita, l'angelo della battaglia, Yukito Kishiro. Quanti di voi hanno sognato di essere perfette macchine immortali? Di sostituire le proprie vene con freddi cavi meccanici, di non dover più mangiare, dormire o persino respirare per concentrarsi su altro. Io fin troppe volte. Sono sempre stato affascinato dall'idea transumanista e Alita è un manga che parla proprio di corpi meccanici, del confine tra uomo e macchina, con un art style totalmente anni 90. Nella storia seguiamo la dolce Alita, una cyborg priva di memoria, dall'animo infantile ma dalle grandi abilità in combattimento. Il suo passato resta un mistero e il suo futuro la porterà verso sentieri inesplorati. Il mondo di Alita si divide su due livelli. Il mondo sottostante, ricco di conflitti, miseria e tumulti, dove vive la nostra protagonista, e la misteriosa Salem, una città al vertice del mondo, irraggiungibile, quasi un sogno. Si dice però che Salem nasconda un terribile segreto e che solo il misterioso Dottor Nova ne sia a conoscenza. Se non avete mai letto Alita, recuperarlo dovrebbe essere una priorità. Numero 5. Hellsing, Gota Hirano. In ogni top che faccio sui manga in qualche modo salta fuori Hellsing. Forse perché mi piace l'horror, forse perché mi piacciono i vampiri, forse ancora perché mi piacciono i nazisti. Non lo so, ma non può essere un caso. Sicuramente lo avete sentito nominare. Il manga che racconta dell'organizzazione Hellsing, guidata da Lady Integra, accompagnata dal vampiro Alucard. Nel manga seguiamo la più grande minaccia mai affrontata dall'organizzazione. Un orrore giunto dall'alba del secolo scorso e mai morto davvero. Quest'opera trova la sua forza nelle immagini, l'estetica dei mostri, delle armi e i character design eccentrici in ogni dettaglio non possono lasciare il lettore indifferente. Pur essendo una storia molto semplice, riesce a scavare appieno nella filosofia dietro il mostro e nel suo rapporto con l'essere umano. Su Alkill trovate ben 2 video a tema Hellsing, uno sul manga in generale e uno sulla psicologia e filosofia contorta dietro il villain della storia, il Maggiore. Numero 4. Akira, Katsuhiro Otomo. Akira di Katsuhiro Otomo è un manga perfetto. Se guardassimo alla semplice qualità tecnica e non al puro gusto personale, probabilmente Akira dovrebbe stare al primo posto. La sua estetica non ha solo rivoluzionato un genere, ha rivoluzionato il mondo intero. Raccontarvi la storia di Akira è complicato. Anche qui parliamo di carne e macchina che si fondono, ma si aggiunge l'elemento della mente, la forza della psiche dell'uomo che può piegare la materia e trovare nuovi modi di comunicare con il prossimo. Akira si ambienta in un mondo distopico, un 2019 alternativo che all'epoca della realizzazione del manga altro non era che una cupa visione del futuro. In una Tokyo cyberpunk sporca, luminosa e tecnologica, seguiamo il giovane Kaneda e la sua banda di motociclisti, giovani scarti della società, senza futuro e ai margini. Il loro destino è destinato a cambiare dopo l'incontro con un bambino misterioso. Akira è una metafora del Giappone, della bomba atomica, della disperazione e della forza che un uomo e un paese possono trovare nei momenti più bui. Parliamo di un capolavoro senza tempo e immortale che personalmente ho letto davvero troppo tardi nella mia vita. Numero 3. Dragon Ball, Akira Toriyama. Come ho detto poco fa,
Questa non è una classifica oggettiva o comunque non totalmente. Mi spiego meglio, sono fermamente sicuro che tutti i titoli proposti siano di assoluta ed estrema qualità, alcuni di essi anche storicamente importanti per la storia del medium, ma la loro posizione in questa classifica non si basa solo su quello. Altri fattori come l'impatto personale, il momento in cui li ho letti per la prima volta o anche solo quanto mi piace rileggerli, hanno inciso tantissimo sull'ordine di questi titoli. Quindi, ecco alla base del podio non solo il manga che rileggo più spesso, ma il primissimo fumetto che abbia mai letto. Il capolavoro di Toriyama non ha bisogno di presentazioni. La storia di Goku e dei suoi amici è nota a chiunque. Le trasformazioni in Super Saiyan, la Kamehameha, la leggenda delle sfere del drago sono elementi che fanno parte della nostra cultura e della nostra vita. Non riesco a immaginare un'infanzia senza Dragon Ball e forse nemmeno una vita adulta. Dragon Ball è un manga incredibile. Il modo in cui l'autore riesce a rappresentare sulla carta, un mezzo statico per definizione, il movimento supersonico dei personaggi e il peso dei colpi, pur mantenendo uno stile rotondo, chiaro e pulito, non ha senso. Dragon Ball riesce a fare cose eccezionali. Parliamo di un fumetto con demoni, alieni, mostri, divinità, cyborg, elementi di leggende orientali, qualsiasi cosa, insomma, pur mantenendo coerenza narrativa ed estetica. Dragon Ball non è solo un manga eccezionale, però. Sarebbe davvero ipocrita nascondere che Dragon Ball è un fenomeno culturale. Dragon Ball sono i videogiochi, il cartone animato visto al ritorno da scuola, le discussioni con gli amici, le Lamicards, i film. I protagonisti di questa storia immortale sono nostri ormai, come dei vecchi amici che conosciamo alla perfezione e che tuttora ci accompagnano. Dragon Ball è quella storia che ci ha fatto appassionare così tanto che ci fa continuare a comprare i volumi di quel manga terribile chiamato Dragon Ball Super, pur di rivedere in scena ancora una volta i nostri vecchi compagni. E anche oggi abbiamo dissato Dragon Ball Super. Numero 2. Billy Bat, Naoki Urasawa. Personalmente credo che Urasawa abbia fatto un patto con il diavolo. Quell'uomo ha la capacità di soffiare la vita sulle pagine, scrivendo non di personaggi, ma di persone. Anche questo autore quindi non poteva mancare nella mia personale top 10, e scegliere quali dei suoi manga fosse il mio preferito non è stato semplice. Forse molti non saranno d'accordo su questa scelta, preferendo opere come Monster o 20th Century Boys. Io invece vi propongo Billy Bat. Billy Bat è un tributo d'amore al fumetto, al medium stesso, una meta-opera che narra di come questo modo di raccontare le storie possa guidare il mondo verso nuovi orizzonti o distruggerlo totalmente. La vicenda inizia nel 1949, quando il giovane autore di fumetti Kevin Yamagata, autore di comics americani di origini giapponesi, scopre che il suo personaggio di punta, Billy Bat, un pipistrello antropomorfo che vive avventure di stampo noir, sia, almeno involontariamente, un plagio del protagonista di un vecchio manga giapponese dimenticato. Sarebbe facile per Kevin ignorare la cosa, ma il suo orgoglio come autore lo porterà a indagare. Billy Bat non è solo il personaggio di finzione, è reale, un'entità antica e infiltrata nella storia dell'uomo. Billy Bat può essere qualsiasi cosa, Dio, il diavolo, una creatura ancora più antica, forse l'immaginazione stessa. La storia di Kevin è solo l'inizio di una narrazione più grande che incrocia le vite di innumerevoli persone vissute in tempi e luoghi differenti. Ogni personaggio è vivo e si interfaccia a Billy Bat in modo diverso. Chi ne è una pedina, chi ne rimane affascinato, chi vorrebbe usarlo per il potere di controllare lo scorrere degli eventi. Ci sono due pipistrelli, uno nero e uno bianco, uno cattivo e uno buono. Ma è davvero così semplice? Distruggere il mondo o salvarlo? È infine questa la scelta ultima dell'essere umano? O forse è solo l'ennesimo inganno di un'entità ineffabile? Dopotutto, una bugia è sempre una bugia. Teorie del complotto, fumetto americano, Disney, Coca-Cola, Osamu Tezuka, tutto per portarci infine a comprendere quanto il fumetto sia un medium non importante, ma fondamentale per l'essere umano. Numero 1. Devilman, Go Nagai. Ed eccoci al primo, forse prevedibile posto.
Abbiamo parlato 1000 volte di Devilman sul canale e spero che gli schiavi, volevo dire, i montatori, stiano mostrando a schermo tutti i nostri contenuti a tema. Perché Devilman al primo posto? Perché eccelle in tutti i criteri che ho usato per scegliere il manga da mettere in questa classifica. Devilman non ha solo un'inequivocabile importanza storica. Sulle sue tavole troviamo mostri dal design assurdo, una critica feroce alla razza umana ed è uno dei manga che rileggo di più, tanto da aver praticamente distrutto il mio omnibus. Se Dragon Ball è stato il manga con cui ho iniziato a leggere, Devilman è stata quella storia che in età più matura mi ha fatto riavvicinare e riscoprire l'amore per il fumetto giapponese. Se in precedenza ho dichiarato che Urasawa ha fatto un patto con il diavolo, per quanto riguarda Go Nagai, Satana ha direttamente preso possesso del suo corpo mentre soffiava sui pennelli inchiostrati per realizzare incontrollati schizzi di sangue mentre Dante Alighieri in persona raccontava dell'inferno al suo orecchio. Sono passati tanti anni dalla prima volta che ho letto Devilman e da allora molti altri manga si sono aggiunti alla mia libreria. Eppure, oggi come allora, posso dire che Devilman sia il mio manga preferito. Per quei 4 iscritti al canale che non sanno cosa sia Devilman, l'opera di Nagai racconta del giovane Akira Fudo che, guidato dal suo Virgilio personale, Ryo Asuka, varcherà le porte della follia scoprendo che i demoni sono reali e che il suo destino è fondersi con uno di loro se vuole avere un posto nella grande guerra tra esseri umani e diavoli per l'egemonia del pianeta. Ma sapete cosa vi dico? Invece di raccontarvi la sinossi, perché per iniziare a immergervi appieno nella storia non vi recuperate il primo episodio del motion comic presente proprio qui su Alkill? Eccoci qui, non è stato facile scegliere 10 manga tra tutti. Spero che questa lista possa esservi utile, anche perché siamo sotto Natale. Quali sono i vostri titoli preferiti? Ovviamente fatecelo sapere nei commenti, o se avete letto qualcuna delle 10 opere proposte. Beyond O